Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi parliamo di fotografia e nella fattispecie di ritratti emozionali, veramente sentimentali, profondi, fatti con l'intelligenza artificiale. Rimani connesso perché ti insegnerò 7 comandi pro che sono sicuro non conosci. Stai cercando comandi nascosti o poco conosciuti per generare dei ritratti fotografici che siano emozionali? Scopri come portare le tue creazioni a un livello superiore con trucchi e dettagli che nessuno ti ha mai rivelato. Guarda che non è solo una questione di bellezza, qui si parla di profondità, di anima e di storia dietro ogni volto. Parliamo di fotografia, parliamo di ritratto, parliamo di close up, parliamo di emozione nello sguardo, nel viso, nel volto, nelle lacrime. Ma prima di iniziare lascia che mi presenti. Io sono Ema F205, professore accademico dal 2009, punk rocker e creativo con base a Milano. Benvenuto nel canale italiano più estremo e sovversivo a tema intelligenza artificiale. La mia missione è iniettare l'emozione all'interno dell'AI attraverso esperimenti sovversivi per spingerla oltre i suoi limiti. Trovi maggiori informazioni sui miei percorsi formativi ed educativi sul sito bit.ly/emaf205 oppure scansionando il QR code che vedi sullo schermo. Ti ricordo inoltre che ogni giorno che passi senza imparare l'AI corrisponde a €1 in meno nel tuo futuro stipendio. Ogni giorno che passi senza imparare l'AI è €1 in meno nel tuo futuro stipendio. Ci siamo capiti, vero? Quindi iscriviti, metti like per non restare indietro. Mi ringrazierai tra qualche anno, amico. Se ti senti pronto, mettiti comodo, perché iniziamo. Oggi parliamo di fotografia. Forse non lo sai, ma sono un ex fotografo. Nella fattispecie sono stato per tanti anni fotografo di scena, sia teatrale che musicale. Ho fotografato più di 200 artisti, da Limp Bizkit a Laura Pausini, dai Faith No More a Fedez. Ho lavorato per Hip Hop TV, per Rock TV, ho conosciuto tanti musicisti nella mia vita, ho creato un mio stile analogico barra digitale, poi vi spiegherò anche perché dico questa cosa. Usavo delle lenti non automatizzate degli anni 70 montate su un corpo macchina invece digitale, per cui senza automazioni. Ma andiamo avanti, so che sei qui per imparare delle particelle da inserire all'interno dei tuoi prompt per creare ritratti emozionali. Io non insegno come si usa Midjourney, io voglio aprire con un click la tua mente per fare in modo che tu utilizzi l'AI come solo l'1% delle persone ad oggi e anche domani sanno fare. Voglio che utilizzi l'AI in maniera creativa e non standard. Non standard, voglio fare evolvere quella che è la tua capacità di generare e di generare fotografie emozionali e allo stesso tempo di trovare un lavoro e collocarti per avere anche un maggiore stipendio nei prossimi anni, per cui preparati. Il consiglio numero 1 di 7: usa parametri specifici di illuminazione. Allora, in una fotografia la luce è tutto, non so se lo sapete, ma fotografia significa appunto scrivere con la luce, fotografia. Puoi aggiungere la particella lighting dramatic, per ottenere ombre accentuate e un contrasto molto intenso, molto tirato. Un contrasto perfetto per creare emozioni che colpiscono. Per cui utilizza la particella lighting dramatic, l'attributo lighting dramatic, per ottenere luci e ombre accentuate e un contrasto molto tirato. Lo puoi usare sia sulle fotografie in bianco e nero, sia sulle fotografie chiaramente a colori. Il secondo consiglio che vi do è di sperimentare con angoli non convenzionali, per cui inquadrature non convenzionali. Non limitarti a una foto frontale. Se vuoi realizzare un ritratto realmente emozionale, ma anche allo stesso tempo originale, puoi utilizzare i comandi che adesso ti dirò per cambiare prospettiva e creare delle immagini che trasmettono potenza, vulnerabilità,
o superiorità, a seconda del punto di vista scelto. Quelli che vi consiglio come comandi sono camera angle, per cui angolazione della camera low, per cui basso, o camera angle high, per cui angolazione della camera dall'alto. Ovviamente inquadrare un soggetto dall'alto o dal basso cambia completamente la potenza della fotografia, ok? Lo sappiamo, è una delle basi comunque del cinema. Siamo soltanto al secondo consiglio e credo di avervi già dato un bel po' di valore. Camera angle high o camera angle low. A volte, vediamo se mi ricordo, io utilizzo anche il parametro unconventional angle, che vuol dire un punto di vista, un'angolazione non convenzionale. Questo non c'è scritto, ma te lo dico. Unconventional angle ti cambia completamente tutto lo schema, insomma, della tua fotografia e può darti enormi risultati. Punto 3. Usa il tag ethereal per un'atmosfera un po' surreale. Il comando è ethereal style, scritto ETH-ereal, ok? Ethereal style. Se vuoi ottenere un effetto onirico e surreale, l'aggiunta di ethereal style al tuo prompt infonde ai ritratti un'atmosfera ultra terrena e molto 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 evocativa. Infatti è perfetto per evocare emozioni sottili e quasi spirituali. Il tag ethereal style, stile etereo, quasi religioso, avete presente? Non sfocato, un po' come se fosse una nebbiolina, un po' come se fosse un qualcosa di angelico, no? Di paradisiaco. Andiamo al punto 4 di 7. Dettagli della pelle realistici. La chiave per emozionare con i ritratti spesso e volentieri è nei dettagli della pelle. Con il comando Detail 4K, dettaglio 4K, Detail 4K, otterrai una texture della pelle incredibilmente realistica, visibile in ogni ruga, ogni poro e imperfezione, creando una connessione intima con l'osservatore. Per cui se volete un ritratto emozionale iperrealistico, Detail 4K è la particella che dovete andare ad aggiungere all'interno del vostro prompt per creare una pelle incredibilmente realistica. Questo era il quarto di 7 consigli che ti voglio dare, ma ti ricordo che solo il 2% dei miei visitatori è iscritto al canale, per cui sdruca quel button perché so che sei un king, so che sei un grande, so che sei una brava persona e so che stai apprezzando questa conoscenza che ho deciso di condividere oggi con te. Siamo al punto 5, giocare con l'espressione degli occhi. Ragazzi, gli occhi sono lo specchio dell'anima, gli occhi non mentono mai. Come comandi te ne propongo 3. Intense gaze, per cui sguardo intenso, intense gaze. Teary eyes, per cui occhi lacrimosi, o stoic expression, espressione stoica. Intense gaze, teary eyes, stoic expression, per cui sguardo intenso, occhi lacrimosi, espressione stoica. L'abbiamo detto, gli occhi sono lo specchio dell'anima e usando frasi come intense gaze o teary eyes puoi modellare l'emozione dominante nel ritratto. Questo è un trucco per comunicare stati emotivi davvero profondi senza dover caricare l'immagine con altri dettagli superflui. Ragazzi, spesso e volentieri basta un'espressione degli occhi intensa e tutto il resto passa in secondo piano. Io, come già ti ho detto, insegno queste cose, non ti insegno l'AI, voglio aprire con un click il tuo cervello per farti entrare nell'1% delle persone che sanno sfruttare l'AI a un livello assurdo, creativo, e mi ringrazierai tra qualche anno quando diventerà probabilmente il tuo lavoro e avrai
X mesi, se non anni, di anticipo rispetto a tutti i tuoi coetanei che ancora non si sono accorti dell'enorme cambiamento che è in atto. Se il futuro ti spaventa, non puoi farci niente, perché ormai è qui. Così cantava Alberto Camerini negli anni '80. Ma andiamo al consiglio numero 6. Sfocare lo sfondo per intensificare il soggetto. Quando noi sfochiamo lo sfondo, il soggetto esce fuori, si dice. Per cui, per rendere il soggetto il fulcro indiscusso dell'immagine, puoi utilizzare il comando bokeh. Bokeh è un obiettivo, una tecnica fotografica che lascia nitido soltanto il soggetto in primo piano, sfocando tutto il resto. Lo riconoscete spesso perché è dato chiaramente dalla profondità di campo, si vede soprattutto la sera con tutte le luci che diventano dei grandi pallini, insomma, luminosi. E si scrive BOKEH, questo crea una sfogatura dello sfondo, accentuando la profondità e concentrando tutta l'attenzione sugli elementi emotivi del viso. Io non ve lo so neanche dire, ragazzi, queste particelle possono essere anche raggruppate tra loro, per cui credo di darvi delle informazioni veramente di valore. Ok? Siamo già all'11° minuto e solo il 5% arriva fino a qui. In un mondo dove lo span di attenzione è veramente basso, lasciatelo dire, ti stimo. Scrivimi dai nei commenti se sei arrivato fino a qui. Dai, lascia un segno del tuo passaggio. E passiamo adesso all'ultimo dei comandi, impostare una dominante, un colore dominante per influenzare ovviamente il mood della fotografia. Possiamo utilizzare il comando color tone, per cui tonalità, colore, color tone warm, oppure cold. Il colore chiaramente ha un potere psicologico incredibile. Puoi usare color tone warm, per cui caldo, tonalità colore calda, per trasmettere calore, empatia e conforto. Oppure color tone cold, freddo, per evocare distacco, tristezza o mistero. Questa sarà una predominante di tutta l'immagine, del tutto il ritratto emozionale. Scegli con saggezza perché il colore può plasmare l'intero significato del ritratto. Abbiamo terminato, ora puoi schizzare su bit.ly/emaf205, puoi trovare delle guide gratis, tantissimo amore e puoi anche prenotare mandando un'email una lezione gratuita, una chiacchierata gratuita di 45 minuti in videochiamata con me per vedere se si può creare un percorso personalizzato per insegnarti quello che hai visto e molto altro. Dunque, se sei ancora qui, grazie per avermi dedicato il tuo tempo, per me vale veramente oro. Ci vediamo alla prossima puntata.